quanto il lavoro e le relazioni lavorative, il tipo di lavoro appunto che si fa, incidono su una ricaduta, su una possibile ricaduta. Ciao a tutti, io ho deciso di fare un altro video con un piccolo approfondimento riguardo a questa tematica. Perché? Perché, come ho parlato nei video precedenti, ho avuto un'esperienza diretta e voglio utilizzare questo canale YouTube in forma assolutamente anonima per passare un'esperienza alle persone che si trovano in questo momento in difficoltà, che si trova appunto in un bivio, no? Che non sa cosa fare e appunto per condividere assieme a tutti voi e anche magari per chi vorrebbe avere un po' più di informazioni riguardo a queste tematiche, no? Quanto il lavoro può influire? Allora, io vi parlo sempre riguardo alla mia esperienza. Sono Mia Rox e ho quasi 40 anni e ho lavorato per praticamente oltre 15 anni, ho fatto un lavoro che assolutamente non mi gratificava, non mi faceva stare bene, ma proprio completamente. È un lavoro molto pesante a livello sia psicologico che fisico, che mi ha portato a dei problemi, ha influito veramente tantissimo a livello negativo sulla mia salute, sul mio benessere a livello quotidiano. Dico questo perché oggi, dopo moltissimi anni passati appunto ogni giorno in una situazione che per me era straziante, sia a livello psicologico appunto come già detto, che fisico, oggi invece posso dire di stare molto meglio, anche perché non svolgo più quel lavoro, ne ho trovato fortunatamente un altro e ho visto proprio nell'arco di poco tempo che il lavoro incide moltissimo. Allora, come già sapete, se avete visto i miei video precedenti, ho avuto una pesantissima storia, una lunghissima dipendenza, prima in giovane età dalle sostanze sia legali come l'alcol e successivamente cannabis, poi verso i 15 anni cocaina e dopo i 20 anni anche eroina. Ho iniziato a lavorare in quel luogo che ero molto giovane, avevo all'incirca 22-23 anni e finora avevo utilizzato comunque cocaina, l'eroina l'avevo forse appena conosciuta, come avevo raccontato nel video precedente che vi esorto a guardare per capire meglio appunto questo approfondimento. Perché accettai quel lavoro? Beh, innanzitutto nel piccolo paese dove vivo c'è da dire che le opportunità di lavoro non è che siano infinite. Mi trovavo in un momento in cui non detti peso assolutamente alla scelta di lavoro, sì, ero spaventata perché comunque non ero sicura di voler fare quel lavoro e all'inizio dissi pensai provo, vedo come va e dopodiché se non mi va bene vado altrove, viro altrove, cerco semplicemente qualcos'altro.
E allora, proprio ai tempi, allora, non c'era ancora non c'era ancora questa situazione disastrosa riguardo proprio ai contratti, al lavoro precario, e di conseguenza potevo ancora ragionare in un'altra maniera. Bene, iniziai a fare questo lavoro, che era un lavoro non su turni, un lavoro comunque un orario che iniziavo al mattino e finivo a metà pomeriggio, un posto comunque con moltissimi colleghi, non voglio dire il tipo di lavoro, però un lavoro molto molto pesante, e la mia salute proprio in generale vedevo che cominciava a calare, però non riuscivo veramente ad attribuire questa cosa al lavoro. Pensavo comunque di essere semplicemente comunque stanca. Io tornavo a casa tutti i giorni che ero veramente a pezzi, ma in una condizione, questo non l'ho fatto per 6 mesi, l'ho fatto per un casino di anni, quindi come vi ho detto oltre 15 anni, e ero talmente stanca a livello psicofisico che non riuscivo più a fare nulla sotto la settimana, e quindi oltre appunto, come detto nel video precedente, stare con il mio compagno di vita che anche lui utilizza sostanze, e avevo appena conosciuto così l'eroina, avevo ancora più voglia di avere quelle sostanze sempre di più ogni giorno, perché comunque mi aiutavano a andare a lavorare in quella maniera. Avevo una certa ilarità, non davo peso, non avevo molti pensieri, cioè cercavo proprio di togliermi quel peso di dosso. Adesso questo ragionamento lo stiamo facendo naturalmente a posteriori, non a priori, e a questa consapevolezza sono arrivata nell'arco degli anni, cioè è stato proprio una cosa lenta, mi ha usurato talmente tanto, poi sono giunti veri problemi di salute. Quindi il lavoro, a mio parere, secondo, ripeto, la mia esperienza, influisce moltissimo sul benessere generale di una persona, e se non è un tipo di lavoro, non sto dicendo che siamo tutti fortunati, perché attenzione, facciamo una parentesi, non siamo tutti fortunati che possiamo fare quello che vogliamo, purtroppo è così, però io sto parlando di tipo di lavoro. Siccome ce ne sono ce n'è più di uno il tipo di lavoro, bisogna trovare quello che ti dia meno peso in assoluto. Io non sapevo questo discorso, io prima non avrei mai potuto farvelo, perché non avevo esperienze, avevo fatto questa lunghissima esperienza, avevo lavorato un po' in nero mentre ero studente e così, però poi ve l'ho detto che non ho finito gli studi universitari, quindi comunque è stata proprio l'unica esperienza lunga che ho avuto. Col senno di poi, con la testa di oggi, avrei dovuto fare qualcosa prima per me stessa, perché ho notato proprio che trovare un posto nuovo più in linea con quelle che sono le mie caratteristiche, cioè, non è il lavoro della mia vita quello che io vorrei fare, cioè,
fosse per me reciterei a teatro, però la vita non sempre va come vuoi, quindi per quello che sono le mie caratteristiche caratteriali, questo lavoro nuovo è molto più affine alla mia personalità. Ok? Abbiamo capito bene quello di cui sto parlando? Bene, fatta questa precisazione, vi dico che tralasciando comunque colleghi, un ambiente sempre poi che è peggiorato sempre di più negli anni, perché prima c'era una situazione, un team, scusate, di lavoro diverso, c'erano più persone e dopo queste persone si sono ridotte a un terzo rispetto a quelle che eravamo inizialmente, quindi carichi di lavoro triplicati, carenza assoluta di colleghi, carenza proprio di personale e ulteriore peso in più. È stato proprio un periodo in cui non riuscivo, ma anche diagnosticato da uno psicologo, tutte le carte, ho avuto 2 burnout, non riuscivo più ad andare al lavoro perché stavo talmente male, e quando rientrai dopo un tempo da un periodo in accordo con il mio medico di malattia, quando rientrai il responsabile del posto mi disse in privata sede: guarda, mi disse, sei stata a casa un po' troppo, e io a questa persona risposi che non la mandavo a quel paese perché era una signora e che non si poteva permettere assolutamente di dirmi queste cose, perché questa persona dei miei problemi non sapeva assolutamente nulla. Dopodiché chiusi la porta e me ne andai. Detto ciò, quindi un ambiente comunque tossico e tutto il resto, detto ciò, devo veramente tantissimo ringraziare ancora una volta il SERD, perché grazie anche allo psicologo ho capito che non andava bene, non stava andando bene questo lavoro, non stava andando bene la situazione, e io continuavo ad avere un craving fortissimo, continuavo ad avere un desiderio incredibile anche durante le ore di lavoro, cosa che adesso non è più. Quindi dopo questa situazione purtroppo ebbi anche delle problematiche molto serie a livello di salute, e non potei più svolgere il lavoro in maniera normale, quindi ovviamente tramite il medico competente, tramite tutte le visite che ho dovuto fare, mi sono dovuta curare perché non riuscivo veramente più a ritornare in forze, ho avuto problemi veramente anche a stare in piedi, con dei danni che adesso non spiego nello specifico, ma dei danni alla mia salute che sono rimasti, e quindi tramite il medico competente e le visite poi hanno potuto insomma mi hanno aiutata per andare in un posto più consono, e insomma un cambiamento incredibile, perché ho visto proprio che il mio corpo si è ripreso nel giro di pochissimo. La mia mente, cosa più importante, anche la mia mente
non ha più quegli sbalzi. Certo, i colleghi non si possono scegliere, ci sono anche delle criticità in questo nuovo posto, però non sono paragonabili assolutamente a quello che ho vissuto prima, soprattutto perché la situazione è diversa e ho notato, proprio per farvi capire ulteriormente quello che intendo con il lavoro, perché magari sai, tanti di voi dicono ma io non ho altre possibilità. Non è detto, perché se uno non ci prova è chiaro che non lo può mai sapere, no? Cioè, se sapete che avete dei problemi, innanzitutto fatevi aiutare, fatevi seguire, fate certificare i vostri problemi. Se avete le cose comunque certificate, scritte e comprovate, perché chiunque potrebbe andare a dire in giro io ho un problema, ok, quando però poi è dimostrato stiamo parlando di altre cose, e quindi mettetevi in mano gli strumenti per uscire da questo pantano, perché si tratta semplicemente di un pantano in cui non siamo obbligati a stare. Cioè, io quello che voglio dirvi è, va bene, oggi il lavoro fa cagare, siamo in una situazione, poi soprattutto in Italia non abbiamo lo stipendio minimo garantito, che cosa che fa ridere tutti i paesi europei, veramente siamo ridicoli a livello proprio di remunerazione, no? Non siamo costretti a rimanere nel pantano, ok? Io mi devo adoperare il più possibile per star bene, perché a oggi ho capito tutto quello che non andava bene, e una parte importantissima per uscire dalla dipendenza, dal craving quotidiano, dal malessere, no? Che si trascina su tutta la giornata fino al momento che uno pensa solo a voler utilizzare. Ma che vita è? Ma se io capisco che il lavoro non va bene, io mi adopero, mi curo, faccio tutti i passi necessari per poterne uscire da questa situazione, perché se vuoi puoi, ok? Nel mio caso ho citato un lavoro, come ho detto prima, più consono alle mie capacità, più consono alla mia personalità, e oggi sono molto meglio, come vi ho detto, è già tempo che io sono pulita, faccio sport e faccio tutte delle cose che mi danno soddisfazione, e avere un lavoro che non dà alcuna soddisfazione ed è una tortura non è la soluzione. Abbiamo una sola vita, vogliamo cominciare a fare qualcosa per noi stessi, oppure ci accontentiamo sempre e continuiamo a dire ma tanto io non lo trovo? Ma tu hai fatto qualcosa, oppure l'hai fatto per un periodo e poi ti sei scazzato perché vedevi che le cose non arrivavano come le volevi tu? Cioè, bisogna fare dei passi e fare anche dei compromessi, perché vi parla una persona che ha vissuto un inferno per oltre 15 anni, quindi non sono due giorni, e considerato che, come detto, la vita è una sola, io penso che ne valga la pena 100.000 volte. Se oggi sono qui a darvi questa testimonianza è anche perché
veramente ho provato, ho capito su me stessa la differenza, perché veramente non riuscivo più a stare in quel posto, soffrivo, avevo continuamente necessità di utilizzare sostanze, di utilizzare eroina, di utilizzare magari cocaina anche, ma soprattutto eroina, perché mi calmava, mi mandava in uno stato di ero sballata, quindi non me ne fregava un cazzo e tutto mi rimbalzava ed ero completamente poi apatica, e poi il bisogno di eroina per stare calma sul lavoro, e qui arrivano poi i grandi problemi, perché questo bisogno è aumentando, cioè non ci stai più dentro, poi lo sapete tutti, no? Che cosa succede? Che se vai a farti la tua dose al mattino prima di cominciare, e poi magari, che ne so, la facevi durante la pausa pranzo, dopo succede che dal mattino poi ancora a metà mattina un'altra dose, poi un'altra dose. Io sto parlando di iniziare in questo momento, perché sono arrivata, come vi ho detto, a una situazione di iniezione ogni 2 ore. Ogni 2 ore era una cosa allucinante, io non avevo la libertà di muovermi se ogni 2 ore non mi iniettavo quella merda. Quindi mettiamo sulla bilancia quello di quello di cui sto parlando, perché sto dicendo una cosa gravissima se ci pensate. Io oggi posso andare a 2 milioni di chilometri nel nulla, che non ho bisogno di nulla, nel senso non ho bisogno di qualcosa per stabilire il mio stato d'animo, per stabilire il mio benessere, e se non prendo quella cosa lì, che poi tra l'altro apriamo anche una parentesi, che cosa c'è dentro? Avete visto che cosa c'è dentro? Avete guardato? È una cosa spaventosa le cose che ci mettono dentro per tagliare sia la cocaina che l'eroina. È una cosa pazzesca, tutte le schifezze che ci mettono dentro. Ma che peso ha il nostro benessere? Che peso ha il nostro equilibrio interiore? Ha un peso grandissimo, ha un'importanza illimitata nella nostra vita, è la prima cosa per poterci far stare bene. Quindi a fronte di ciò io veramente vi esorto a tirarvi sulle maniche oggi stesso e dire: ragazzi, ma io sto bene così? Questa dipendenza a cosa mi sta portando? Questo lavoro a cosa mi sta portando? Mi sta portando tutta la distruzione della mia serenità, della mia vita, che, ripeto ancora, è una sola, questa fottutissima vita. Quindi capiamo che non si può vivere di merda per sempre, perché i momenti negativi li abbiamo, ma la qualità della nostra vita meglio riusciamo a vivere, meglio riusciamo a fare a livello quotidiano per noi stessi, più avremo soddisfazioni in tutti i campi. Quindi non voglio sentire cose tipo: ah, ma il lavoro non c'è, quella lì, eccetera. Per raggiungere degli obiettivi bisogna sbattersi, e non è lamentandosi che troveremo delle soluzioni, ok? Quindi io credo che ne valga la pena veramente provare ad avere un'opportunità lavorativa diversa, avere una mansione che ci gratifichi
anche quanto è abbastanza per poterci far andare comunque lì tranquilli, affrontando le beghe, che vabbè, le beghe ci sono in tutti i posti di lavoro, nulla è perfetto, i colleghi non sono perfetti, noi non siamo perfetti, però comunque in proporzione una cosa che riuscite a gestire è una cosa che non riuscite a gestire, che vi tira giù e che vi fa sprofondare nell'abisso della dipendenza. È solo questo il discorso. Io non sono soddisfatto, io devo utilizzare sostanze, io sono frustrato, io devo utilizzare sostanze, io non ho autostima, io devo utilizzare sostanze. È un sintomo la dipendenza, come dicono i dottori che vi esorto, come il video precedente che ho fatto, vi esorto a guardare i canali seri di medici, psichiatri, psicologi seri che ci sono anche su YouTube, e a farvi curare da professionisti. Quindi mettiamo sulla bilancia il nostro benessere prima di tutto e cerchiamo di effettuare delle scelte consapevoli rispetto a quello che siamo noi. Scaviamoci dentro, cerchiamo di capire quali sono le nostre potenzialità e quello che invece sono i nostri limiti, perché altrimenti vivremo una vita sempre costretta nel fare cose che ci danno fastidio e che faranno crescere in noi soltanto dei sentimenti negativi, delle negatività continue. Fatto questo paragone, vi lascio con un immenso grazie per avermi ascoltato e spero di aver mosso in voi qualche cosa di positivo, e mi auguro che voi riusciate nei vostri obiettivi, che riusciate soprattutto a stare bene, e con la consapevolezza che tutti possiamo cambiare, io vi auguro una vita migliore.